Buongiorno a tutti e di nuovo bentornati. Allora, per me quando arriva l'estate, oltre che chiaramente a programmare la prossima vacanza, comunque porta dei ricordi eccezionali. E quella che farò oggi di ricetta per me è un ricordo particolare perché è stata la mia prima vacanza fatta con gli amici con la tenda canadese, quindi parliamo purtroppo per me di tanto tempo fa. Andai a fare una vacanza in una delle regioni che per me sono più care, che è la Puglia. In più lì mi trovavo con diversi amici che sono di Roma ma avevano casa lì e quindi è stata veramente una festa. E quello che mi ricorda a me tantissimo è le friselle fatte in casa, i pomodori e i capperi di nonno Sante del mio amico Alfredo e poi una su tutte che è quella che poi farò oggi e che è la focaccia barese, perché io ne vado pazzo, veramente. A me poi mi piace sentire questo profumo, le olive, il pomodorino, l'origano, veramente mi piace tantissimo. Quindi noi adesso ci vediamo gli ingredienti e la ricetta. E un'altra cosa, vedo che ci sono tantissimi che mi vengono a trovare ma ancora non si sono iscritti. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanella lì sotto così rimanete aggiornati sulle prossime ricette, mi raccomando. E quindi vediamoci questa focaccia. Ah, no, un'altra cosa, mi raccomando che non vi veniste mai l'idea di chiamarla pizza, perché se mai la chiamate pizza... Arriva sta pizza! Ci siamo capiti? Mettiamo a bagno i nostri pomodorini con del bicarbonato di sodio per lavarli accuratamente. In un bicchiere mettiamo poca acqua a temperatura ambiente, il lievito fresco e lo zucchero per attivare la fermentazione. In una ciotola mettete la farina zero setacciata e la semola di grano duro e poi mescolatele con una frusta. Fate un foro centrale e metteteci dentro il lievito sciolto nell'acqua. E cominciate ad impastare a media velocità. Poi aggiungete la patata lessa e l'acqua poco per volta, aumentando leggermente la velocità. Poi mettete l'olio a filo. Infine mettete il sale e impastate per 10 minuti. Se lo fate a mano ce ne vogliono 15. Appena finito, togliete il cestello dalla planetaria e ungete una ciotola abbastanza capiente con l'olio. Poi metteteci dentro l'impasto e ungetelo anche sulla superficie in modo tale che non si secchi. Poi copritelo con la pellicola e con un canovaccio e mettetelo in forno a lievitare per almeno 2 ore. Dopo aver sciacquato bene i nostri pomodorini, tagliamoli a metà e se c'è bisogno togliamo anche il picciolo. Come vedete la pasta si è lievitata tantissimo. Prendete ora 2 teglie per la pizza, ungetele molto bene e trasferiteci sopra l'impasto. Picchiettate l'impasto per allargarlo piano piano e coprendo tutta quanta la teglia. Finita questa operazione, mettete le teglie all'interno del forno spento e lasciate lievitare per circa mezz'ora. Picchiettate di nuovo la superficie della focaccia. Spezzate con le mani i pomodorini, facendo uscire il succo del pomodoro sulla focaccia stessa. E ora metteteci anche le olive. Mi raccomando, sia i pomodorini che le olive vanno pressati bene sulla superficie della focaccia. E per finire mettete il sale, l'origano e un generoso filo d'olio.
Mettete le focacce in forno preriscaldato al massimo della temperatura per 15 minuti. Poi alternate la posizione e finite la cottura per altri 15 minuti. Mamma mia ragazzi, che profumo, che meraviglia! È qualcosa di spettacolare. Guardate quanto è venuta bene, è soffice, è meravigliosa. Visto? E sarebbe un peccato se voi non la faceste, perché è veramente eccezionale. E poi quei profumi che veramente richiamano tutto il mare. Ok, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento e noi ci vediamo alla prossima ricetta. E quindi godetevi questa focaccia barese, mi raccomando. Ciao!